Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio restaurant. Oggi prepareremo una pasta fresca senza uova e la famosa pasta avvantaggiata. Diciamo che questo termine viene dato perché anticamente non si poteva usare solo farina di grano perché costava troppo, quindi si mischiava con farina di castagno o farine integrali. Adesso non è più così perché la farina di castagne costa un patrimonio, comunque la facciamo lo stesso perché siamo dei signori. Quindi andremo a fare una pasta con farina di grano integrale, farina di grano duro, biologica e farina di castagne. Proporzioni uguali, 100-100-100, un po' di sale, un po' d'olio e un po' di acqua calda. L'acqua calda, la quantità dovrebbe essere la metà del peso della farina, ma avendo messo un po' di farina integrale, un po' di farina di castagne che assorbono un po' di più, quindi qui ce n'è 200 ml, vediamo, al massimo si può mettere, o non tutto, si aggiunge ancora dopo. Quindi cominciamo a mischiare le tre farine. Vi ricordo che stiamo usando farina integrale, farina di grano e farina di castagne. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, un po' d'olio e un po' di acqua tiepida, niente uova e via, si va di impastatrice e andiamo a regolare con l'acqua. Una volta impastato bene, ottenuto un bel prodotto omogeneo, andiamo ancora a darci un po' con olio di gomito e farina per avere un impasto bello morbido e lo lasciamo riposare sotto un panno per mezz'ora, 40 minuti. Una volta finito il tempo lo vado un po' a riprendere e incomincio a prepararmi le mie porzioni per tirare la sfoglia. In questo caso mi aiuterò con la mitica Imperia e incominciamo a tirare la sfoglia. Se vedete, in questo caso l'impasto era ancora un po' morbido, basta far altro che aggiungere farina, ripiegare, ma devo dire che è la preparazione classica della pasta fresca. Quando abbiamo finito di preparare tutte le nostre sfoglie, andiamo a preparare queste tagliatelle che io le ho lasciate molto spesse, proprio per dare tipo la sensazione di avere una trenetta. Bene, come avete visto la preparazione è abbastanza semplice, è una preparazione classica, l'unica cosa appunto è la commistione delle tre farine e questo vi ricordo sempre avvantaggiata proprio perché costava meno mettere delle altre farine e il gusto sarà molto buono nel piatto, la morte sua è col pesto. Adesso poi vi farò vedere come fare una pasta al pesto classica. E grazie, ciao a tutti da Andrea.